Benvenuti, anime inquiete che vivete di sogni a occhi aperti e di quello scintillio unico che solo le stelle del Bosforo sanno regalare. Bentornati nel vostro porto sicuro, l'unico angolo dell'universo digitale dove i sussurri diventano sinfonie e le ombre si trasformano in verità luminose. Siete su Gossip alla turca. Oggi vi invito a chiudere gli occhi e a lasciare che la vostra immaginazione voli verso sud, verso le coste frastagliate e incantate di Bodrum, dove il turchese del mare Egeo si confonde con l'indaco di un cielo che custodisce 1000 segreti. La saga che lega Zalkaya e Satay Ulusoy appartiene a quel regno sfumato e prezioso dove la nostalgia confina pericolosamente con la possibilità, dove il passato non è mai veramente passato. Dopo mesi, forse anni, di mormorii speculativi, di garbate smentite sussurrate a mezza voce e di distanze calcolate con precisione chirurgica, una nuova, potente onda ha investito i social media, ridisegnando i confini di ciò che credevamo di sapere su di loro. Questa volta, amici miei, non si tratta di un avvistamento casuale in un caffè affollato di Istanbul, tra il rumore delle tazzine e il chiacchiericcio mondano. È qualcosa di più intimo, più solenne, quasi sacro. È il racconto di un rifugio condiviso, di notti illuminate solo dalle stelle e di un silenzio che parla una lingua che solo loro conoscono. Prima di immergerci in questa atmosfera onirica e svelare ogni dettaglio di questa fuga proibita, vi chiedo un gesto fondamentale, un atto di fede verso la nostra famiglia. Iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per restare sempre connessi con il battito del cuore turco e, se volete sostenere concretamente il nostro lavoro di narrazione e accedere a contenuti riservati che nessun altro vi darà, cliccate con forza sul tasto abbonati. Il vostro supporto è la nostra bussola in questo mare di emozioni. Un like è un abbraccio virtuale, un commento è la vostra voce che si unisce al coro. Siete pronti a scoprire il segreto che Bodrum ha custodito per noi? Mettetevi comodi, si parte. Cari amici di Gossip alla turca, ci sono luoghi nel mondo che sembrano possedere una gravità propria, capaci di attrarre le anime gemelle e di costringerle a confrontarsi con la verità dei propri sentimenti. Bodrum, con le sue insenature nascoste, le ville bianche che si tingono di rosa al tramonto e quel profumo di salsedine e spezie che inebria i sensi, è indubbiamente uno di questi luoghi. Tutto è iniziato, come spesso accade nelle storie destinate a diventare leggenda, con un singolo, imperfetto frammento di realtà strappato al crepuscolo. L'obiettivo di un paparazzo locale, appostato come un cacciatore di ombre, ha catturato un'immagine così sgranata e sfocata da sembrare più un dipinto impressionista che una fotografia documentale. Due silhouette inconfondibili che scivolano, con la grazia di chi non vuole essere visto, oltre la soglia di una villa isolata sulla costa, con l'immensità del mare alle loro spalle e un silenzio denso tra loro che sembrava quasi intenzionale, un terzo protagonista della scena. Il mercato di Bodrum, quel labirinto vibrante dove le spezie addolciscono l'aria, dove i colori della frutta brillano come gioielli e dove l'anonimato raramente sopravvive a un secondo sguardo attento, è diventato il palcoscenico inaspettato di una serie di coincidenze che, a ben guardare, non sembrano affatto casuali. Il primo avvistamento ha riguardato lei, la nostra amata Zal. Era quasi irriconoscibile, nascosta dietro occhiali da sole oversize scuri come la notte e un berretto calato basso sulla fronte, i suoi passi non affrettati ma misurati, come chi cerca di non disturbare l'equilibrio del mondo. La sua voce, però, quel timbro dolce e fermo che abbiamo imparato ad amare in anni di serie TV, l'ha tradita a coloro che l'hanno osservata e ascoltata per una vita intera. Ha chiesto fiori bianchi, non rose rosse, non bouquet elaborati, ma fiori bianchi, semplici, luminosi, quel tipo di fiori che nel linguaggio segreto delle cose suggeriscono la volontà di ripulire una lavagna, di invocare la pace, di ricominciare da capo con purezza. Accanto ai fiori, ha selezionato con cura una varietà di frutta tropicale che brillava nelle ceste come piccoli soli promessi. Per capire appieno perché questi semplici gesti quotidiani abbiano suscitato un maremoto di sentimenti, dobbiamo riavvolgere il nastro della memoria. Coloro che hanno avuto il privilegio di vederli lavorare insieme, fianco a fianco, sanno bene che la chimica tra Zal e Satay non svaniva con l'ultimo ciak, quando le luci del set si spegnevano. Fuori dalla portata delle telecamere, la loro connessione si portava avanti come un accordo silenzioso,
una frequenza privata su cui solo loro erano sintonizzati. Persone vicine alla produzione di un tempo descrissero un legame che non richiedeva mai un'etichetta per essere reale, ma che si rifiutava ostinatamente di svanire nel nulla. Un tecnico che è stato vicino a loro per mesi, osservandoli nell'ombra, ha confessato che il modo in cui Satai la guardava non era lo sguardo che si riserva a una semplice collega. Era uno sguardo più fermo, più caldo, infinitamente protettivo. Era attento a dettagli che nessun altro notava, sempre pronto a strapparle una risata quando le giornate erano pesanti e la stanchezza minacciava di prendere il sopravvento. E ora, con questa presunta riunione sotto il cielo stellato di Bodrum, Internet è tornato a un livello di febbre altissima. I detective digitali, armati di passione e tecnologia, hanno fatto ciò che sanno fare meglio, hanno zoomato negli angoli bui delle foto, hanno abbinato schemi e texture attraverso le timeline temporali, hanno individuato ringhiere identiche, echi della stessa terrazza in pietra consumata dal vento, la stessa identica curva dell'orizzonte dove il mare bacia il cielo. La conclusione a cui molti sono giunti è semplice e disarmante. Una seconda possibilità viene scolpita lontano dai riflettori, nel silenzio che merita. Nessuno dei due ha parlato chiaramente, non ci sono stati comunicati stampa, ma l'aria vibra di una tensione elettrica. Quando le è stato chiesto dell'amore di recente, in un contesto apparentemente slegato da tutto questo, Azal ha risposto con un piccolo sorriso enigmatico, che sembrava proteggere un segreto attentamente custodito. Quando il tuo cuore si sente di nuovo calmo, non c'è bisogno di complicare eccessivamente le cose con le definizioni. Quanto a Satai, pressato sulla sua situazione attuale da giornalisti curiosi, ha offerto una risposta altrettanto gentile e vaga: mi sento a mio agio dove sono, tra le persone che contano davvero. Ditemi, amici di Gossip alla turca, potrebbe qualcuno contare più di colui che ha il potere di calmare le tue tempeste interiori? E, come per indorare la teoria con una spolverata di zucchero digitale, i follower dagli occhi di falco hanno notato un piccolo, apparentemente insignificante cenno da parte di lui. Satai ha iniziato a seguire su Instagram una boutique floreale di nicchia con sede proprio a Bodrum, la stessa identica boutique dove Azal sarebbe stata vista selezionare quei fiori bianchi carichi di significato. Era un'esca giocosa per i fan? Un occhiolino complice? O semplicemente il modo più facile e moderno per lasciare una briciola di pane sul sentiero senza dire una parola compromettente? Togliete la sfocatura degli obiettivi lunghi, le didascalie criptiche, il maniacale lavoro investigativo dei fan, e ciò che resta, nudo e crudo, è questo: un ritmo che ricordiamo, un dialogo privato ambientato contro il silenzio millenario dell'Egeo, una promessa che non ha mai imparato del tutto a dire addio. Forse Bodrum è stato un pulsante di pausa premuto sul caos della vita, forse un prologo a un nuovo libro. La verità potrebbe prendersi il suo tempo per emergere, ma sta respirando, viva e pulsante, sotto la superficie. Da qualche parte tra quelle commissioni tranquille, la luce tarda del pomeriggio e l'aria calda della sera hanno allungato le ore nel tipo di conversazioni profonde che solo il mare permette, quando le onde coprono le esitazioni. Forse è stato tutto lì. Due vecchi amici, o forse qualcosa di più, seduti con la marea, lasciando che la chiarezza sorgesse come la luna piena. Ma d'altra parte, considerate lo schema complessivo. I loro commenti pubblici recenti erano stati foderati con il vocabolario della gentilezza e della pace. Lei accennava alla serenità ritrovata. Lui parlava di essere circondato dalle persone giuste. I post corrispondevano geometricamente. Le viste si sovrapponevano. La musica ripeteva un ricordo condiviso. E se ascoltate attentamente con il cuore, è così che piace arrivare alla riconciliazione, non con i fuochi d'artificio rumorosi, ma con il ritorno costante e rassicurante del familiare. Naturalmente, i loro team hanno scavato trincee di silenzio, che è il loro lavoro e lo fanno bene per proteggere i loro assistiti. Eppure anche il no, più attento e categorico, lascia spazio a mille, forse, non detti. Più di una persona insiste che fosse lo stesso notturno, la stessa preghiera laica rivolta alla notte affinché raccontasse la propria storia. Come se la canzone fosse diventata un vascello per tutto ciò che non è stato detto a voce alta. Quindi come chiamiamo Bodrum? Un rifugio per anime stanche?
Un confessionale a cielo aperto? Un cardine che gira tra capitoli diversi di un libro? Etichettatelo come avete bisogno per dargli un senso razionale. Ciò che il cuore riconosce è meno ordinato, più viscerale. Il profumo dei fiori bianchi che cattura l'aria della sera, la luce delle candele che tremola in una stanza affacciata sul mare scuro, due bicchieri che aspettano su un tavolo vicino a una finestra aperta, una linea di chitarra che si riversa da un altoparlante, risate che si intrecciano attraverso il buio come fili d'oro, e il sollievo immenso di essere capiti senza dover trascinare ogni pensiero alla luce del sole. Ci sono posti fatti per guarire le ferite invisibili. Alcuni hanno tetti e mura. Alcuni sono fatti di marea, sale e tempo. Non siamo qui per emettere un verdetto definitivo. Siamo qui per stendere i fili come li abbiamo trovati, per trasmettere il silenzio e l'eco di questa storia. Forse hanno semplicemente parlato di lavoro, di scene e copioni e dei vecchi tempi quando un paio di vite fittizie rendevano le nostre meno sole. Forse si sono incontrati per chiarire l'aria viziata, per ringraziare, per lasciare andare o per ricominciare da zero. Forse stavano alla ringhiera di quella terrazza mentre il mare cuciva calma nella notte, e forse hanno capito che la calma proveniva da dentro di loro, dalla presenza familiare alla loro spalla. Potete chiamarla chiusura di un cerchio. Potete chiamarlo ritorno a casa. Il sentimento è lo stesso, un'immobilità che non richiede di essere spiegata al mondo. Mentre lasciamo questa costa per ora, lo facciamo con gli occhi aperti e le orecchie sintonizzate su ogni minima frequenza. Siamo giunti alla fine di questo viaggio suggestivo e carico di emozioni. La storia di Azalkaya e Satai Ulusoi ci ricorda che a volte le parole più importanti sono quelle non dette, e i luoghi più significativi sono quelli dove possiamo toglierci le maschere ed essere semplicemente noi stessi. Noi di Gossip alla Turca continueremo a seguire questa scia luminosa, pronti a cogliere ogni nuovo segnale, ogni sguardo, ogni canzone. Se questo racconto vi ha toccato il cuore, se vi ha fatto sperare o sognare, lasciate un like e condividetelo con chi crede nella magia dei ritorni e del destino. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e considerate l'opzione abbonati per sostenere il nostro lavoro e unirti alla nostra famiglia esclusiva. Che sia l'inizio di qualcosa di nuovo o un dolce addio, una cosa è certa, la loro storia continua a vivere in noi. Grazie per aver viaggiato con noi stasera. A presto!